Buongiorno e benvenuti su Deliver Lab. Scusate la confusione che c'è sul banco, ma stavo lavorando a due progetti insieme. Uno è questo amplificatore che ho costruito totalmente, compreso il mobile, e che vedrete in un altro video. E l'altra è la riparazione di questo multimetro qui, dell'Unaom, che è un multimetro analogico ma ad alta impedenza, sicché è un multimetro elettronico. E vedremo la riparazione e il test di questo multimetro. Sicché sarò breve, continuate nella visione del video e come al solito vedrete quello che combino. Oggi abbiamo qui in laboratorio questo multimetro dell'Unaom, è un multimetro elettronico a lancetta che molti di voi non conosceranno, specialmente quelli più giovani perché sono abituati ai multimetri digitali. Perché facevano i multimetri elettronici è presto detto, dopo ve lo spiegherò meglio, perché un multimetro tradizionale aveva un'impedenza piuttosto bassa rispetto a un multimetro elettronico, vale a dire tipo, che ne so, 20.000 ohm volt, mentre un multimetro come questo era circa 10 mega ohm e faceva molto comodo per fare delle misure sui circuiti dove andava a basse tensioni e dove c'era dei partitori, insomma, senza caricare il circuito in prova. Però poi dopo vi spiego un attimino meglio questa cosa qui. Questo multimetro è vedo qui c'è scritto, non diciamo di chi è, però c'è scritto sul librettino di istruzioni quando l'ha comprato questo signore qui, ci ha messo la data, sicché è del 1977. Abbiamo anche il librettino con lo schema elettrico che ho fotografato, così dopo ve lo faccio vedere. E questo multimetro non funziona in ohm, dice il signore che me l'ha dato, non funziona in ohm. Sicché la prima cosa che va fatta è aprirla per poterlo provare, perché andava con due pile da 4 volte e mezzo, che ora non ci sono più praticamente, e allora va aperto e lo alimenteremo con l'alimentatore. Un attimino solo. Svitiamo le 4 viti e poi lo capovolgiamo. Ecco qua. Allora, questo è il vano delle batterie. Lo apriamo. E vediamo se... Allora, ci avrebbe anche uno spinotto per l'alimentazione, che è questo. Però non riesco ad avere, cioè non ho uno spinotto abbastanza profondo. Questo è molto profondo, sicché lo alimenteremo direttamente mettendo... Queste qui erano due batterie da 4 volte e mezzo in serie, sicché metteremo il più dell'alimentatore qui su 9 volte, lo mettiamo, il più qui e il meno qua e poi lo proviamo insieme. Allora questo lo mettiamo così che riusciamo poi a capire quando ci si mette i terminali e passiamo all'alimentatore. Ecco lì è l'alimentatorino della Elind messo su 9 volt, i puntali sono già attaccati e ora metteremo i coccodrilli, il più da questa parte e il meno da quest'altra. Poi questo lo spostiamo qui da una parte che non dà noia e possiamo provare lo strumento per vedere quello che fa. Vediamo di metterlo in qualche maniera da poterci lavorare. Ecco qua. Allora
ci vuole questa sonda qui con il puntale, perché questi multimetri qui avevano la propria sonda. Inseriamo la sonda e poi lo mettiamo in home, mettiamo, eccolo qua, era già acceso, così si spenge e così si accende. Ora una cosa importante, ora io l'ho messo home per un K, infatti questo, se vedete, non azzera, e ora vi inquadro un attimino meglio il galvanometro stesso. Allora, come potete vedere, i puntali non sono cortocircuitati, perché per l'azzeramento di questo multimetro qui non bisogna cortocircuitare i puntali, ma portare la lancetta, dovrebbe andare la lancetta qui dove c'è l'OM in fondo alla scala, mentre invece non ci va, anche ruotando la manopolina, la sto ruotando, non ci va. Se ora noi andiamo a provare, ora l'abbiamo messo ohm per 100, allora ora andiamo a provare una resistenza, qui c'è anche il puntalino che lo trattiene, questa qui è una resistenza da 1000 ohm, perciò il tester è messo ohm per 100, vi faccio vedere, qua, ohm per 100, il tester è messo ohm per 100, e ovviamente la lancetta dovrebbe fermarsi qua. Se noi la andiamo a vedere, la lancetta invece si ferma qua invece che sul 10. Poi dopo faremo anche, una volta che l'abbiamo riparato, se riusciamo a ripararlo, faremo la prova, la taratura, vedremo se rimane in specifiche. Comunque anche con la rotellina dell'ometro doveva andare a fondo scala e non ci va, sicché andiamo a indagare cosa potrebbe essere in questo schema, perché come vi ho sempre detto, allora qui ecco abbiamo lo schema, perché come vi ho sempre detto, andando a vedere lo schema elettrico si cominciano a vedere tante cose e abbiamo un'idea di dove è il guasto, invece di partire e andare a misurare componenti, diciamo, un po' a caso. Allora, questa è la parte dei volt, sicché in questo momento non ci interessa, lasciamo perdere che faccia i volt in alternata e i volt in continua, comunque le fa tutte e due, comunque non ci interessa. La parte che ci andrà a interessare è questa parte qui, che fa i milliampere e fa anche i volt, scusate, fa i milliampere e gli ohm. Allora, inizierei a escludere queste resistenze qui, perché se non andassero le resistenze, specialmente questa qui da 10 ohm, il multimetro rimarrebbe nella stessa posizione come se non ci fosse nessuna resistenza collegata. Invece abbiamo visto che quando ci colleghiamo alla resistenza va a sballare, comunque si muove. Questo qui è il trimmer dell'azzeramento, se non erro, e non azzera, sicché io andrei a cercare il problema qui, in questa zona qui, diciamo. Questi due transistor invece con questi due diodi sono quelli che fanno la polarità della misura in corrente continua, vale a dire che questo multimetro qui, quando noi andiamo a misurare una tensione una tensione in continua, praticamente non importa come mettiamo i puntali, l'ago deriverà sempre da una parte. E sicché per sapere se abbiamo messo il puntale sul più o sul meno, il centro del puntale, diciamo, sarebbe il puntale rosso se fosse un tester normale, quello lì avete visto la sonda è fatta diversa, comunque il più della sonda, se l'abbiamo messo correttamente si accenderà questo LED qui,
se l'abbiamo messo al contrario praticamente, perché c'è una tensione negativa, si accenderà quest'altro. Comunque l'ago andrà sempre nella stessa direzione. Comunque torniamo al discorso degli ohm. Questi qui si è detto appunto, questi due transistor fanno solo la parte di accensione dei due LED. La parte invece dell'azzeramento degli ohm, e sicché se non funziona l'azzeramento poi anche la misura non è corretta, è data da questa parte qui. Queste resistenze qui ovviamente poi faranno le portate in ohm. Però tornando qui, in questa zona qui, cosa dobbiamo andare a controllare per primo? Allora, i diodi, è difficile si guastano i diodi, può succedere, sicché i diodi proverei eventualmente se non troviamo nulla qui. Io la cosa che farei è andare a smontare questi due transistor e controllare se sono buoni, perché non per esperienza, perché è la prima volta che vedo quel multimetro lì, ma per esperienza elettronica questi due transistor sono molto più facili a guastarsi che non i diodi. E sicché ora li smontiamo insieme e guardiamo, li proviamo. Faccio prima smontarli con la stazione dissaldante, che a starli a provare sul posto, che il circuito stampato non è bello, agevole da starci a prendere delle misure. Ho tolto l'alimentazione ovviamente, perché mai lavorare con l'alimentazione attaccata. Questa parte qui del multimetro è quella dove ci sono tutte le resistenze di precisione e non è la parte che ci interessa a noi. Questa qui è la parte subito dietro il commutatore, che attraverso questo commutatore qui, con tutte quelle resistenze lì, si hanno le varie portate. Ci sono i commutatori della corrente continua e alternata, il regolatore, l'azzeramento degli ohm e il commutatore che fa tutte le portate, che sarebbe, come si è detto, questa parte qui. Noi dobbiamo andare a lavorare qui, in questa parte qui, dove ci sono gli integrati che avete visto nello schema e tutta l'altra componentistica. In particolare T6 e T7 sono quei due transistor incriminati, quei BC108 che volevo smontare e provare direttamente. Allora, togliamo queste vitine, che sono quelle che poi ci faranno ruotare il circuito, e piano piano, per non staccare tutti questi filetti, ruotiamo questo circuito qui in qualche maniera. È un po' duro, non si riesce a ruotarlo del tutto. Sposto un attimino la camera in maniera che si riesca a dissaldare. Allora, i transistor da andare a dissaldare sono in questo punto qui. Ora prendo la dissaldatrice e le dissaldo tutte e due. Si fa prima a fare così che a diventare matti a prendere le misure sul posto. Allora, eccoli qua, i due transistor incriminati, uno è questo e due è quest'altro. Fortunatamente hanno segnato l'emettitore. Un attimino ve li faccio vedere da vicino, Eccoli lì i transistor incriminati, dopo li proviamo insieme. Come vedete sono dei BC108, si vedono male, eccoli qua, BC108, scusate le unghie, non belle, eccoli qua, BC108B, e le proviamo e poi le sostituiamo eventualmente, se fosse uno o tutte e due guasti, le sostituiamo con delle equivalenti perché non si trovano più. Allora, abbiamo messo il transistor su questo cosino cinese che comunque funzionano bene. Se ero da solo le provavo con il tester direttamente, ma voi capite bene che se mi metto qui con le dita
e i puntali non vedete niente, e con questo ci dirà se funziona. Comunque questi qui, per queste cose qui funzionano piuttosto bene. Primo transistor, niente, mi dice che come se fosse morto, come se non ci fosse, diciamo. Ora mettiamo l'altro e vediamo cosa succede. E questo me lo segna come diodo, sicché chiaramente non è un transistor, è andato. Si fa una prova per farvi vedere cosa dovrebbe segnare. Prendo un altro transistor, questo. Se il transistor fosse buono dovrebbe segnare così. Allora, ora vi faccio vedere, questi qui sono i transistor che eventualmente vado a sostituire a quelli. Ve li inquadro un attimino meglio. Allora, ecco i due transistor che vado a sostituire al posto dei BC108. Monto questi qui che sono BC547, che sono perfettamente equivalenti ai BC108, solo che sono in un contenitore diverso, perché i BC108 non si trovano più, e sicché montiamo questi. Tanto, ripeto, sono perfettamente equivalenti anche come piedinatura. Ora li montiamo e li saldiamo e riproviamo. Allora, vanno rimontati qua i transistor, non si vede molto bene, ma questo pallino qui sarebbe l'emettitore, sicché in questa maniera qui, in questo modo qui, come sono montati, qui ci avremmo la base, il collettore qui e l'emettitore qua giù. La stessa cosa di qua, l'emettitore è qua in fondo, il collettore e la base. Ci metto i transistor, perché tanto se no, vedete, tapperei tutto, e dopo si saldano insieme. Ecco, li ho rimontati, ho rimontato anche il distanziatore, non che serva a niente o a molto, comunque ho rimontato anche il distanziatore. I transistor sono questi, come vedete sono voltati in maniera diversa, perché la piedinatura, cioè perché il base, collettore e emettitore sono messi ovviamente diversi l'uno dall'altro. Ora lo giro e vediamo un attimino se riesco a fare la saldatura insieme con voi, oppure mi impallo la visione. Ecco, vediamo se riesco a fare la saldatura insieme con voi. Quando tagliate i terminali state attenti di non mandarli in giro. Sono scordato una saldatura, perché se li mandate in giro magari vi finiscono nel circuito e non è bene. Sicché se potete le tenete e poi le buttate nel cestino. Ecco fatto, sono saldati. Non è bellissimo questo stampato, ma insomma. E ora lo giriamo, lo proviamo. Allora, ho rimesso una sola vitina, riattacco lo spinottino, nel caso andasse smontato ho messo una vitina sola, riattacco lo spinottino, lo giriamo e cerchiamo di inquadrarlo che si veda. Allora, prima cosa lo accendiamo e vediamo che succede con quest'ago. L'ago ora va in fondo scala, torna indietro, sicché sembra che, diciamo, perlomeno qui ci siamo. Prendo una resistenza, una sola ne prendo, come prima, un attimo la cerco, eccola qua, azzeriamo, lo vedo male, però tanto è per fare una prova, poi si fanno i test. Dovrei averlo azzerato, e poi la resistenza da 1K,
si va a fermare dove dovrebbe, cioè sul 10 come si era detto, perché è ohm per 100, sicché 2 zeri dietro, 10 e 2 zeri fa 1000. Allora, prima di testarlo a modino io farei anche una prova non tanto sulle altre portate del tester, che anche qui ci siamo, perché sono ohm per 10 segna 1000, ohm per 100 come era segna 10, ohm per un K va qui, e sicché diciamo le altre portate dopo lo guardiamo con le resistenze. E guardiamo se funziona anche diciamo in corrente continua, se legge le tensioni. Allora, mettiamolo su 10 volt, fondo scala, prendiamo provvisoriamente una pila, poi lo proviamo col calibratore, anzi lo accendo, eccolo qua, una pila qualsiasi, il più è al più, teoricamente si dovrebbe accendere la spia rossa, che non si accende il LED rosso. Se lo inverto, se io metto il positivo, il puntale positivo del tester sul negativo, si dovrebbe accendere la spia verde, che non si accende neppure quella. E sicché ora dobbiamo indagare perché non, così non si accende nulla ovviamente, dobbiamo indagare il perché non stia funzionando, il perché non stiano funzionando i LED, sicché la prima cosa, ora lo giro, tolgo questo e vedremo se sono magari bruciati e poi si prosegue. Allora vediamo un attimino come dovrebbe funzionare il circuito dell'indicatore di polarità dei LED prima di andarli a cambiare o vedere se uno dei due è guasto. Poi se uno dei due è guasto, siccome ce ne metteremo due più moderni, considerando che quelli lì sono vecchi, per avere più o meno lo stesso colore, diciamo, come esteticamente, ecco, la stessa forma estetica, perché quelli vecchi erano un pochino più corti, erano leggermente diversi. Comunque, allora vediamo un attimino, da questo integrato qui avremo sicuramente una tensione diciamo positiva quando la polarità sarà giusta, cioè il lato caldo del puntale sarà sul positivo, questo qui genererà una tensione positiva, sicché questo transistor condurrà, si accenderà questo LED qui, questo transistor qui a questo punto sarà a massa, a parte gli 0,7 volt della caduta di tensione fra collettore e emettitore, ma ovviamente ci vogliono lo stesso 0,6-0,7 volt per far condurre questo, e sicché diciamo che il LED verde si spegnerà. Quando qui avremo i puntali invertiti, cioè il puntale positivo sarà su un negativo, qua si genererà una tensione negativa, poi si può fare la prova comunque, e questo qui smetterà di condurre e pertanto la tensione transiterà attraverso questo diodo qui e polarizzerà questo transistor qui e si accenderà il LED verde. Ora c'è da dire una cosa, non l'ho mai provato, ma a vedere dal circuito come è fatto, se anche qui non ci fosse nessuna tensione, questi due LED a riposo sono tutti e due perlomeno un po' accesi, perché qui ci arriva il positivo passa attraverso questo diodo, poi va a polarizzare comunque questo transistor, sicché il LED verde si accende, non si accenderà magari a grande forza, ma si accende, e la stessa cosa, la tensione, la corrente che scorrerà attraverso questo LED e poi andrà attraverso questa giunzione a massa farà sì che probabilmente in assenza di
di misura, tutti i LED saranno accesi. Un'altra cosa che mi viene da capire è che quando il LED rosso sarà completamente acceso, il LED verde si spegne completamente, perché questo è a massa e questo non conduce affatto. Ma quando qui avremo una tensione negativa e sicché questo transistor non conduce, comunque sia si accenderà a piena luce il LED verde, ma secondo me il LED rosso rimarrà leggermente acceso sempre per questo passaggio di tensione e di corrente che farà questa strada qui e poi fra la giunzione base emettitore andrà qua, sicché diciamo questo si accenderà e questo rimarrà leggermente luminoso per me. Poi invece quando si accenderà il rosso, questo a quel punto sarà completamente spento. Comunque ora facciamo la prova. Allora, il cacciavite non lo trovo, allora prendiamo un altro. Io farei una cosa, starei a cambiare questi due LED qui subito, così senza passare dal via, e poi li proviamo. Intanto li cambierei, tanto sono vecchi, hanno 1.000.000 d'anni e sicché è inutile che stiano qui a prendere aria. Poi le testiamo e vediamo quale dei due è buono e quale no. Allora, questo va così, sì che il negativo è di qua e questo qui invece è messo per quest'altro verso e sì che il negativo è di qua sempre. Allora, ora vi faccio vedere una cosa perché le volevo cambiare tutte e due, perché alla fine se andiamo a vedere i LED sono più lunghi e sono anche di forma diversa, lo stesso anche questo sono di forma diversa, sicché le cambio tutte e due per il semplice fatto che così diciamo si fa pandan. Allora lo reinseriamo qua, lo spingiamo dove deve andare e poi lo salviamo. Messo dalla parte giusta, sembra di sì. Poi quest'altro. Vediamo se sono messi tutti e due. Uno va pigiato un pochino di più. Questo. Ecco. E salviamo anche questo. Ecco qua. Ora possiamo anche provare questi due LED. Possiamo provare col tester, ma facciamo la prova sempre con l'apparecchiettino cinese, che così se funzionano si vedono anche lampeggiare. Ecco, sono puliti. Partiamo dal LED rosso, inseriamo, non funziona, se no avrebbe già iniziato a lampeggiare. Ecco. Infatti se non andava quello rosso non poteva andare nemmeno quello verde, per quello che vi avevo spiegato prima, perché una parte di tensione passa dal LED rosso. Questo non so se si è visto lampeggiare, comunque funziona, me lo segna come LED. Lo riproviamo un attimino, appena si spenge, vediamo se lampeggia perché non l'ho visto prima. Sì, ha fatto un lampeggino e questo funzionerebbe, però le tiriamo via tutte e due. Allora, ora direi di riattaccare corrente un attimino e vedere, volevo fare la prova con un tester per vedere se quello che dico io
è corretto. Un attimino prendo un tester di quelli originale cinese, come dice il mio amico che ripara televisori, Luigi Di Donato. Anzi, se vi capita, guardate il canale, guardate, perché è veramente, oltre che essere un bravo tecnico come riparazione di TV, è anche molto simpatico, sicuramente più che di me. Allora, noi ci mettiamo qui un attimo con il tester. Qui io mi sono messo sulla R39, che è praticamente la R39 pilota la base del transistor T5 che vi ho fatto, anzi ve lo faccio vedere, si fa prima. Allora, mi sono messo in questo punto qui, che guardiamo se è vero, come presuppongo io, che qui ci arrivi una tensione positiva o negativa in base alla polarità del segnale che andiamo a misurare. Allora, lo rimettiamo qua, ci attacchiamo il suo spinottino, questo qui torna malissimo. Diamo corrente. Allora, ora non so se lo notate perché è illuminato, però dando corrente tutti i LED, tutte e due si accendono come pensavo, e abbiamo una tensione di 0,6 volt in quel punto lì. Poi prendiamo la pila. Se prendiamo la pila e la mettiamo, ve la faccio vedere, così è, il puntale è dalla parte giusta e abbiamo una tensione positiva di 1,6 volt e si è spento il LED verde, perché se notate qui si vede il LED. Vediamo se lo sposto un attimino. Allora, così sono tutti e due accesi, io lo vedo meglio, ma è acceso anche questo qui rosso, anche se lo vedete male. Comunque qui così si accende, è dalla parte giusta, si accende solo il LED rosso, perché siamo passati dagli 0,6 volt che arrivano lì a 1 volt e 6, sicché il transistor è bello in conduzione. Se lo inverto si dovrebbe accendere la spia verde, teoricamente si dovrebbe spengere quella rossa, ma secondo me rimane un capellino quella rossa. Allora, quella verde è rimasta accesa e quella rossa è leggermente accesa, anche quella, però se io la levo, vedete, allora vediamo se non mi tappo, io la tocco, si spenge un attimino, così sono tutte e due accese, così dove mi posso mettere, ripetiamo. Allora, così sono col puntale sul negativo della pila e si accende quella verde, cioè rimane accesa, e quella rossa è leggermente accesa. Se inverto e lo metto per la polarità, diciamo, giusta, si accende bene quella rossa e quella verde si spenge. Ora lo giro e si fa la prova. Comunque, come avevo detto, la tensione alla fine fa il gioco che dicevo io. Allora, vediamo un attimino se ora funziona, e se funziona dopo facciamo le misure. Vedete come? No, non vedete nulla perché non sto inquadrando. Eccoci qua. Come vedete, tutte e due le spie senza niente collegato, questo è il puntale, senza niente collegato, sono accese tutte e due, come supponevo. Poi mettiamo il puntale dalla parte, il tester è su volte, mettiamo così, zacchete, segna circa 4 volte, la pila è carica e si accende quello rosso e che mi dice che la polarità è giusta, e quello verde si spenge. Se io lo inverto, teoricamente dovrebbe rimanere acceso quello verde e basta, e quello rosso si dovrebbe spengere, però quello verde
si accende, cioè rimane acceso praticamente, e quello rosso, come vedete, cala di luminosità. Io poi lo vedo ancora meglio che di voi, cala di luminosità, però rimane leggermente acceso. Comunque è probabilmente così come dovrebbe funzionare. Allora, ora faccio un paio di prove così per vedere come va lo strumento, e poi dopo lo testiamo con gli altri strumenti, con il calibratore e compagnia cantante. Allora, ora guardiamo se il multimetro è preciso. Noi stiamo leggendo una corrente, ora siamo in corrente e siamo sulla portata 300 microampere fondo scala, sicché questo 3 qui è 300, questo qui è 100, è leggermente ora indietro rispetto all'1, infatti sono 98,54 mA, sicché diciamo che ci siamo. Alziamo un attimino la corrente, alziamo e portiamola tipo a 150, più o meno, diciamo, considerando la vetustà dell'apparecchio, diciamo ci siamo. Aumentiamo un pochino la corrente, su 3 mA ora lo posiziono, ve lo faccio vedere, è sulla portata 3 mA. La spia rossa è accesa, vuol dire che siamo con il positivo dalla parte giusta. Aumentiamo un pochino, portiamolo tipo 1,5 mA, e anche qua diciamo più o meno ci siamo. Ora lo mettiamo su 30 mA e aumentiamo tipo a 15 mA. Comincia a diventare difficoltosa la regolazione, e anche qui diciamo ci siamo. Se lo metto su 300 mA vorrebbe dire che qui sono 300 mA al fondo scala, e vorrebbe dire che qua siamo su 5 mA, 50 stavo dicendo. Allora ripeto, qui siamo su 300 mA e qui 50 mA. Ora lo portiamo a 50 mA e poi no, 100, facciamo 100 circa. Ecco qua. Insomma, diciamo su mA è preciso. Ora lo mettiamo su volt. I milliampere li abbiamo visti e ora passiamo a vedere la precisione in volt e in ohm. Questo è un calibratore, in questo momento è posizionato con un'uscita di 1 volt in corrente continua. Allora mettiamo le boccole, spostiamo velocemente e qui potete vedere che qua abbiamo 1 volt, perché questa è la scala dei 3 volt, sicché qui abbiamo 1 volt in corrente continua e è preciso. Ora spostiamo questo sulla portata 10 volt, mettiamo il calibratore su 10 volt e qua praticamente siamo a fondo scala, e sicché diciamo che ci siamo abbastanza nonostante l'età vetusta. Se lo mettiamo, se spostiamo il calibratore che eroghi circa 5 volt, abbiamo qua lo strumento che questo è il 4 e questo è 5 volt nel mezzo, e sicché diciamo ci siamo. Ora mettiamo il calibratore su 100 volt, vedete, e andiamo a vedere lo strumento che segna appunto 100 volt perché siamo 300 volt fondo scala, sicché diciamo è abbastanza accurato nella tensione in continua. Allora passiamo ora a vedere lo strumento come si comporta in alternata. Mettiamolo su 3 volt fondo scala in alternata, il calibratore in questo momento sta erogando 1 volt in alternata e lo strumento
legge 1 volt in alternata, è la scala dei 3 volt. Se io metto lo strumento su 10 volt in alternata, il volt lo va a leggere praticamente nella scala di sotto, qui sarebbero 2 volt e qui è 1 volt. Se io metto 10 volt in alternata, lo strumento è andato praticamente giustamente a fondo scala, sta segnando 10 volt. Se io lo sposto su 30 volt, lo strumento segna nella scala di sopra poco più di 10 volt, sicché diciamo è abbastanza preciso per l'età che ha, ripeto. Spostiamo lo strumento che legga 100 volt, mettiamo il calibratore su 100 volt e lo strumento è giustamente a fondo scala. Se io lo metto su 300 volt, qui fondo scala sarebbe 300, mi segna appunto i 100 volt abbastanza precisi. Ora io metterei lo strumento in ohm. Allora facciamo un attimino la calibrazione del fondo scala degli ohm e guardiamo velocemente se la parte in ohm funziona, che sarebbe poi quella che abbiamo riparato. Lo strumento è messo ohm per 1, attacco il calibratore che sta segnando 100 ohm e infatti lo strumento segna 100. Poi lo mettiamo per 10 e lo strumento appunto va a segnare 10, perché 100 ohm, ve lo dico una volta, poi non ve lo sto a ripetere, sono praticamente 1 0 più 10 fa 100 e lo strumento era appunto messo su 100 ohm. Spostiamo lo strumento ohm per 100, calibratore su 1K e lo strumento sta segnando giusto. Poi inseriamo praticamente una resistenza da 10K e sta segnando giusto tuttora. Lo portiamo su 10K e infatti segna 1, perché 10.000 ohm per 10K sulla portata 10K 1 e sono 10. Spero di essere abbastanza chiaro per chi non ha mai visto i tester analogici. Ora lo mettiamo alla portata per 100K, mettiamo il calibratore su 100K, infatti segnerà 1. Se ora metto il calibratore a 1 mega, segnerà ovviamente 10, come sta segnando. Lo mettiamo 1 mega ohm, il famoso mega ohm che abbiamo visto qua verrà riportato su questa scala come 1, perché 1 mega ohm 1. Se io metto lo strumento su 10 mega ohm avremo appunto 10. Io gli ho messo una resistenza praticamente del calibratore da 10 mega ohm e lui correttamente mi sta segnando 10 in questa portata qui. Allora io farei un'altra cosa, ora vi spiegherei brevemente e vi farei vedere perché hanno fatto questi strumenti analogici ma elettronici. Sicché un attimino e vi spiego tutto. Allora, hanno fatto gli strumenti elettronici praticamente perché una volta, elettronici anche se analogici come quello che avete visto, perché una volta, come vi ho già spiegato in un altro video, gli strumenti analogici avevano un'impedenza piuttosto bassa, alcuni ancora più bassa, questo era già diciamo di quelli abbastanza buoni e aveva 20 kOhm. Questo che vuol dire che se io lo metto nella portata dei 5 volt praticamente devo moltiplicare 20.000 per 5 e sono 100.000 ohm. Vuol dire che se noi andiamo a fare una misura in un circuito con la portata
che abbiamo qui di 5 volt messo qui, noi gli mettiamo 20.000, ripeto, per 5 fa 100.000, noi gli mettiamo in parallelo una resistenza da 100.000 in base alla misura che andiamo a fare, e lo scriverò qui. Questa è la resistenza dell'impedenza del tester. Che succede? Se noi abbiamo per esempio un circuito, io ho disegnato un semplice partitore, ma ovviamente qui dove noi andiamo a prelevare poi la tensione di prova poteva comandare, che ne so, la base di un transistor, la base di un MOSFET, il gate di un MOSFET o altre cose. Che succedeva? Se io andavo a usare uno strumento e lo mettevo qua, è come se gli avessi messo in parallelo a questa resistenza 100k. Sicché facciamo un esempio: se queste due resistenze sono da 500.000 ohm, 500k, e qui abbiamo una tensione di 10 volt, se noi andassimo a misurare con un tester che ha un'impedenza infinita, noi andremo a leggere, se qui ce n'ho 10 e queste due resistenze sono uguali, andremo a leggere perfettamente 5 volt. Però cosa succede se questa resistenza è da 500.000 e io ce ne metto una in parallelo da 100.000? È ovvio che questa resistenza qui non è più di 100.000, ma è come se fosse da 100.000, anzi come se fosse da 100.000 più la resistenza da 500.000 in parallelo. Sicché questa tensione che io vado a leggere qui non sarà più 5 volte quando la vado a leggere, perché l'ammazzo col tester. Nei multimetri digitali, tipo questo qui, anche il semplice cinese come questo, ora non sto a tirare giù gli strumenti dagli scaffali, ma insomma, tipo questo qui, hanno circa 10 mega ohm di impedenza. Sicché che vuol dire questo? Che quando io vado a fare una misura non metterò più, come in quel tester lì analogico, 100.000 ohm, ma andrò a mettere una resistenza da 10 mega ohm, sicché se questa è da 500.000 la varierò di poco, perché 10 mega ohm, 10 milioni di ohm messi in parallelo a 500.000 falseranno la lettura, ma veramente di poco. Ora vi faccio vedere un attimino, riprendo lo strumento, quello di prima, vi faccio vedere cosa succede. Allora, questo è lo strumento che è messo in portata 10 volt, sicché 5 volt sono qui nel mezzo. Ora cerco il partitore di resistenze che avevo fatto e che non sto trovando più. Ecco qua, qui è il partitore di resistenze che ho fatto. Qua nel mezzo noi ci dobbiamo trovare circa, con le tolleranze che ci sono dei componenti e tutto, qua ci dobbiamo trovare circa 5 volt. È praticamente il disegnino che vi ho fatto fare, fatto con due resistenze. Se io prendo anche il più semplice tester cinese, non so se si vede, vediamo se lo sposto, e lo metto nel punto che vi avevo fatto vedere, qui c'è il negativo e qua invece è il punto mediano, praticamente il partitore che avevo fatto vedere, resistenza, e vado a prelevare la tensione qui, c'ho circa 5 volt, perché queste due resistenze da circa 500k alla fine lui non va a variare molto la misura mettendoci in parallelo una resistenza da 10 mega ohm. Se io l'avessi misurato invece con un tester di una volta, diciamo, con un'impedenza di 20 kΩ volt, che ripeto messa su 5 volt diventano 100.000, io in parallelo alla resistenza è come se andassi a mettere, come vi avevo accennato, 100.000. Sicché se io vado a leggere la tensione qui,
come vedete, siccome è 5 volte fondo scala, dovrebbe andare a fondo scala, abbiamo letto 5 volte prima. Se io vado qui, mi segna praticamente 5 volte sono qui, mi segna poco più di un volt e mezzo circa, perché questo tester avrebbe falsato completamente la misura. Allora, se ora ripetiamo la stessa misura con questo multimetro elettronico, vedremo che segna, diciamo, 5 volt, perché l'impedenza è molto alta e non va praticamente a variare il partitore di resistenza, il partitore di tensione. Pertanto avevano fatto appunto questi multimetri che erano anche piuttosto costosi, perché per ovviare alla poca, diciamo, impedenza dei multimetri analogici normali, sicché è stato il primo passo, diciamo, verso un multimetro per così dire digitale, cioè un'alta impedenza. Avevano dei FET in ingresso che hanno un'alta impedenza per natura e potevano essere usate per misure più precise che un normale multimetro analogico. Allora, io direi, se il video vi è piaciuto, come al solito mettete un mi piace e chi non si è iscritto al canale si iscriva al canale, che se no, lo sapete, non sono motivato, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti!